differenza è un valore, nella mia vita è un valore perché, soprattutto come medico, quando mi rivolgo alle persone, vedo le persone una per volta e quindi quando mi rapporto con una persona ho davanti a me ogni singola persona con ogni sua singola storia e quindi anche con ogni sua singola malattia o altro. Per cui riuscire a capire che una persona è diversa dall'altra, per me è un dato importante, è un valore. È un valore che però molto spesso viene a essere utilizzato o visto come un fattore di vantaggio o svantaggio, a seconda delle situazioni, a seconda delle condizioni economiche, e quindi a volte la differenza può diventare un fattore di svantaggio. Io lo ritengo un grosso elemento importante di valore. Il valore positivo è sicuramente il fatto che è un incontro tra persone, quindi come tale è un incontro sempre nuovo, sempre diverso, che arricchisce sempre. E questo è il dato indubbiamente positivo. Per me nel mio lavoro, cioè potermi incontrare con una persona e sapere e avere il tempo e la possibilità di capire che questa persona ha una sua storia, ha dei suoi valori, ha delle sue cose da raccontare, ha dei suoi problemi ai quali io posso dare il mio piccolo contributo di soluzione, questo è il lato bello anche del mio lavoro. Lo svantaggio è che molto spesso queste persone, proprio per queste differenze che hanno, sono in una condizione più svantaggiata rispetto ad altri. Intanto uguaglianza e differenza vengono sempre viste come due parole, per cui uguaglianza ha automaticamente un valore positivo, differenza può avere necessariamente un valore negativo. Io non lo vedo così. Uguaglianza può essere anche uguaglianza nella mediocrità, uguaglianza nella scarsità di ideali, uguaglianza a livelli bassi. Ecco, differenza è al contrario, io lo vedo molto spesso al contrario, io mi differenzio da una visione mediocre della vita, da una visione troppo... Ecco, quindi queste cose, secondo me, è chiaro che le differenze, io non credo che le differenze debbano essere limate per arrivare a un'uguaglianza, perché avere una società di tutte persone uguali sarebbe una società tristissima, sarebbe una società proprio amorfa. E invece avere l'uguaglianza avere l'opportunità di essere uguali su alcune cose fondamentali, che so io, per un medico la salute, ma il lavoro, le possibilità sociali, la casa, cioè questo, il dare la possibilità alle persone di raggiungere questi gradi di uguali opportunità, non di uguaglianza nel senso di uniformità, ma di uguali opportunità alle persone. Poi le persone se le giocano in maniera diversa, per cui c'è chi alcune cose ci tiene, altri che non ci tengono, qualcuno le valuta, qualcuno non le valuta. Quindi ecco, direi che io non vedo necessariamente, anzi il termine uguaglianza a me fa molto paura, soprattutto in una società attuale, e parlo di quella italiana, in cui si è tutti stratificati, tutti devono raggiungere certi livelli di soldi, certi livelli di affermazione. Non mi sento uguale a questo tipo di pensiero, anzi sono ben contento di essere differente e ci tengo a sottolineare questa differenza. E il valore che io trovo nelle persone nuove che arrivano, gli stranieri o altro, è proprio quello, che mi portano delle idee diverse, un modo di affrontare, per esempio, affrontare la vita, la morte, la malattia in maniera diversa. Mica detto che la nostra sia migliore. Con questo non vuol dire che loro debbano accettare o che loro accettino certe situazioni, tutt'altro. Però dargli l'opportunità di accettarle o meno, di viverle o meno, questo è il termine dell'uguaglianza, questo è il raggiungere l'uguaglianza. Quel tipo di uguaglianza però, che non è uniformità, che non è un livello uguale di mediocrità. Ma il termine uguaglianza in quel senso lì fa molto paura.